Ciao a tutti homebrewers e appassionati al mondo della birra artigianale. Io sono Gabriele e oggi vedremo le diverse tecniche per fare la birra in casa. Le tecniche per fare la birra in casa si possono sintetizzare in tre livelli in ordine di complessità. La prima è quella dei kit con i malti preparati. La seconda è la tecnica degli estratti di malto più grani speciali. La terza è la tecnica all grain. Quello che cambia nelle tre tecniche riguarda principalmente la preparazione del mosto, mentre la parte della fermentazione procede uguale per tutte. Il primo livello è quello dei kit pronti. I kit sono dei composti di malti già preparati, sotto forma di sciroppo in genere, in cui è stato già effettuato il processo dell'ammostamento, cioè l'estrazione degli zuccheri semplici dall'amido del malto. Gli zuccheri semplici che servono per la fermentazione alcolica. I malti pronti sono anche luppolati, cioè contengono già le essenze di luppolo disciolte nel composto. Il loro utilizzo è molto semplice, prevede l'aggiunta di acqua, quindi lo sciroppo va disciolto con acqua, va aggiunto una certa quantità di zucchero previsto dalla ricetta, quindi vanno messi a bollitura per pochi minuti per amalgamare il tutto. Quindi il mosto va raffreddato, una volta raggiunta la temperatura target va trasferito in un fermentatore dove poi va aggiunto il lievito, si chiude il fermentatore e si lascia fermentare alle temperature indicate. In sintesi, per preparare una cotta basta poco più di un'ora e poche attrezzature. Vediamo subito i limiti di questa tecnica. Trattandosi di malti già pronti, non possiamo personalizzare più di tanto la nostra birra. I malti speciali e i luppoli infatti sono già contenuti nello sciroppo di malto. Le qualità organolettiche dei malti pronti non possono essere al pari di quelli freschi, saranno meno fragranti e questo si percepisce principalmente nelle birre dove la componente maltata è fondamentale, come le basse fermentazioni. Lo stesso discorso vale per il luppolo. Essendo già presente nella miscela, se vogliamo fare una birra particolarmente luppolata come un'IPA, diciamo che questa non è la tecnica più indicata. I kit prevedono, inoltre, l'aggiunta di grandi quantità di zucchero da cucina, il comune saccarosio, che serve a raggiungere la densità iniziale prevista. Il saccarosio è uno zucchero che fermenta al 100%, cioè si trasforma completamente in alcol e CO2 senza lasciare alla birra né corpo né sapore. Inoltre, in grandi quantità diventa poco piacevole, perché dà un carattere sidroso alla birra. Nei kit spesso si prevedono aggiunte di zucchero anche del 30-40%, mentre nelle ricette tradizionali non si supera mai il 15%. Un elevato quantitativo di zucchero inoltre non è di aiuto alla fermentazione, perché il lievito tende a preferire il saccarosio più facile da metabolizzare al maltosio, maltotriosio e gli altri zuccheri derivati dal malto. Il lievito fornito non sempre risulta il più azzeccato. Questo è un problema relativo perché volendo si può anche sostituire con un altro ceppo che preferiamo. I kit vengono spesso forniti con istruzioni molto basilari e semplificate, che omettono o meglio non trattano volutamente tanti aspetti che fanno poi la differenza sulla birrificazione. In sintesi, l'utilizzo dei kit rimane un procedimento molto semplice, ma con il quale non possiamo aspettarci grandi risultati, soprattutto sugli stili di birra più raffinati come le basse fermentazioni o le birre luppolate, in cui la fragranza del malto o gli aromi del luppolo devono essere ben presenti. Vanno meglio invece per produrre birre fruttate come le ale belghe o le inglesi. La seconda tecnica è quella degli estratti più grani speciali, detta comunemente E più G, e rappresenta lo step successivo. Gli estratti di malto, che possono essere liquidi o secchi, sono dei preparati che contengono già gli zuccheri pronti per la fermentazione. A differenza dei kit, non sono preparati per uno stile già definito di birra, ma rappresentano il malto base alla quale noi possiamo aggiungere, se vogliamo, dei grani di malti speciali, che sono dei malti sottoposti a temperatura alle quali sviluppano aromi, sapori e colori particolari, come i malti caramello, black, chocolate, con i quali possiamo arricchire la birra di aromi e sapori specifici. Il processo produttivo qui inizia con la macinazione dei malti speciali, che vanno poi messi in una sacca e quindi in infusione in acqua a una certa temperatura per qualche decina di minuti. In questa fase si estraggono aromi, sapori e colori dei grani.
Quindi poi si aggiungono gli estratti di malto e si manda il mosto in bollitura. La bollitura avviene in modo tradizionale per circa 60 minuti. Con la bollitura eseguiremo e gestiremo anche la luppolatura, quindi possiamo scegliere una o più tipologie di luppolo, la quantità da aggiungere nei vari momenti per conferire l'amaro e gli aromi. Terminata la bollitura, il processo poi prosegue in maniera analoga alle altre tecniche, con il raffreddamento e la fermentazione. A differenza dei kit, questa tecnica ci permette di caratterizzare e personalizzare la nostra ricetta, ma anche di poter utilizzare malte e luppoli freschi. Anche qui ci sono dei limiti, che riguardano principalmente gli estratti di malto in sé. Gli estratti di malto infatti rappresentano un malto base generico, diciamo, spesso indefinito di cui non si riconosce la tipologia di origine, o è difficile trovarne uno specifico, mentre i malti base in grani esistono varie tipologie, Mary Sotter, Pale Ale, Pilsner, Vienna, Munich. Quindi se vogliamo fare ad esempio una Vienna Lager, sarà difficile trovare un estratto di malto preparato con malto Vienna. Inoltre gli estratti, proprio per il procedimento con cui vengono prodotti, tendono a scurire un po' la birra, per cui le birre più chiare non sempre si possono ottenere fedelmente, diciamo, con una tecnica EPG. Il processo produttivo rimane comunque semplice, la durata aumenta un po' di più, il tempo di infusione, di bollitura, diciamo, arriviamo poi tra le 2 ore e mezza di lavoro. Come attrezzatura abbiamo bisogno di un mulino o qualcosa per poter macinare i malti. La terza tecnica rappresenta lo step finale, che è il metodo tradizionale con cui fare la birra, quello che utilizzano i birrifici piccoli e grandi, la tecnica all grain. All grain si intende appunto una birrificazione che avviene utilizzando i grani di cereali maltati e non. Il processo inizia sempre con la macinatura dei grani di malti o altri cereali, il malto base sostituisce gli estratti e poi i malti speciali, analogamente alla tecnica EPG, vengono appunto scelti e messi insieme o separatamente con il malto base. I malti macinati vanno messi in acqua con una proporzione ben precisa, solitamente 3 litri di acqua per ogni chilo di malto, ad una temperatura e pH specifico per la fase che si vuole seguire. Questo processo è definito ammostamento. Serve a creare le condizioni ideali affinché gli enzimi contenuti nel malto estraggono dall'amido gli zuccheri semplici che servono per la fermentazione alcolica. L'ammostamento può prevedere uno o più step di temperature. Per eseguire l'ammostamento si utilizza un tino apposito nel quale viene scaldata l'acqua e mantenuta la temperatura per un certo periodo di tempo che può arrivare anche a 60 minuti o più. Terminato l'ammostamento e verificata la conversione dell'amido in zuccheri, i grani vanno poi risciacquati e il mosto viene filtrato dai grani, cioè separato e trasferito in un altro tino, quello di bollitura. Da qui in poi il processo è uguale a quello della tecnica EPG. L'ammostamento è un processo che implica più tempo, da 1 ora e mezza, 2 ore in più, il tempo necessario per portare l'acqua a temperatura, l'ammostamento e i vari step con le salite di temperatura. Iniziare a fare birra con la tecnica all grain fin da subito non è particolarmente consigliabile, proprio perché numerosi fasi e passaggi da dover gestire. Quando si è alle prime armi è facile sbagliare qualcosa, confondersi o dimenticare qualche passaggio. Inoltre comporta un investimento fin da subito elevato. Il mio consiglio è quello di scartare i kit e partire subito con il secondo livello. Con la tecnica EPG si possono raggiungere risultati soddisfacenti fin da subito, soprattutto stili come ale inglesi, belghe, americane e birre luppolate. I kit invece deludono più spesso le aspettative. Con questo non voglio dire però che con i kit non si possono fare buone birre. Con le giuste conoscenze e qualche accorgimento, anche un kit già pronto può dare risultati buoni. Tra le due tecniche mi sento di consigliare al 100% quella EPG. Nel prossimo video vi parlerò proprio della tecnica EPG, la tecnica con la quale ho iniziato a fare birra e che mi ha permesso poi di appassionarmi ancora di più, diciamo, grazie anche ai risultati incoraggianti e di passare allo step successivo. Se siete arrivati fin qua, non mi rimane che ringraziarvi, invitarvi a scrivere sotto nei commenti per qualsiasi dubbio o chiarimento sugli argomenti trattati e vi invito anche a mettere like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per le notifiche. Ci vediamo al prossimo video.